Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Parliamo delle due partite giocate ieri dalle milanesi, Inter Torino e Sampdoria Milan. Parliamo prima di Inter Torino e poi passeremo a Sampdoria Milan, dove ci sono stati tantissimi episodi da moviola, espulsioni e quant'altro. Prima di parlare delle due milanesi, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e non sarà mai abbastanza il mio ringraziamento nei vostri confronti per la crescita del canale e tutto ciò che state facendo. Quindi un grande applauso a voi e andiamo a vedere nelle partite che cosa è successo. Allora, Inter Torino, le ho viste tutte e due. Inter Torino, praticamente il Torino ha giocato meglio dell'Inter, però non è riuscito a concretizzare. Dobbiamo dire che il primo tempo, per quanto riguarda l'Inter, il primo tempo quasi osceno. L'Inter è venuta fuori un po' nel secondo tempo, ma il primo tempo è stata veramente una squadra che comunque non vedevo la voglia di buttare la palla dentro e troppi errori di sufficienza. Il migliore in campo per l'Inter è stato Handanovic, perché se non c'era Handanovic ieri, o il portiere, ma non voglio dire che Onana sia più forte o sia più scarso, comunque senza un portiere come si deve l'Inter ieri non avrebbe vinto la partita, ma certamente al 200% non avrebbe portato nemmeno un punto a casa, perché il Torino ha giocato una grandissima partita e a viso aperto se l'è giocata contro l'Inter, che non ci ha capito niente. Io credevo che dopo la sconfitta con il Bayern in Champions League, sempre in casa, l'Inter con un po' di orgoglio e con un po' di rabbia e carica acquisita dalla sconfitta non ci sarebbe stato scampo per il Torino. Invece l'Inter l'ha spuntata, così come il Napoli all'88 e al 90esimo, a fine partita. Un grandissimo gol secondo me, perché comunque il lancio per Brozovic e il tocco felino a scavalcare il portiere nell'area piccola è un bel gol, è un grande gol e dobbiamo dare merito all'Inter per questo. Però anche l'Inter ieri, come il Napoli, ha avuto filo da torcere fino alla fine. L'Inter negli ultimi 30 minuti comunque è salita di condizione, ha cominciato a giocare, anche se il Torino nei cambi di fronte faceva sempre male ed era sempre un pericolo ogni volta che arrivavano sotto la porta. Però non c'è stato verso. L'Inter ha vinto 1-0 ed ha portato 3 punti a casa, importantissimi anche questi, perché era una partita da 0-0 e ripeto, secondo me meritava il Torino, a differenza dell'Inter. Però è finita 1-0, va bene così, 3 punti che sono oro colato per i nerazzurri. Il Milan invece ieri sera, io credevo che tra Napoli, Inter e Milan, il Milan era la partita più facile, perché la Sampdoria è una squadra molto vulnerabile e prende gol molto spesso. Infatti il Milan, pronti via, i primi 10 minuti stava già 1-0. Ovviamente la partita è in discesa, il Milan ha aggredito la Sampdoria e ha giocato una buona partita, anche se la Sampdoria si è difesa, organizzata e si è affacciata anche dalle parti di Maignan molto spesso. L'unico problema è che a livello finalizzativo, comunque, vuoi l'imprecisione, vuoi la poca lucidità, non ha buttato dentro. E ci sono alcuni episodi nel secondo tempo da dover analizzare, perché è stato annullato un gol al Milan per un fuorigioco che ancora devo capire la regola, la devo andare a rileggere, perché non si è capito il perché dell'annullamento del gol al Milan. E poi l'espulsione di Leao, che fa una rovesciata con il marcatore dietro e invece di prendere il pallone dà una tibiata alla fronte del giocatore della Samp. Era già stato ammonito prima e doppio cartellino ed è stato espulso, però ci starà l'ammonizione sicuramente, però vorrei capire perché non è stato valutato il gioco pericoloso, perché se rivedo il fallo, il difensore comunque va con la testa verso la gamba ed ovviamente è stato penalizzato l'acrobazia di Leao. O ci sta una regola che
acrobaticamente comunque devi avere l'avversario a 1 metro, perché comunque facendo quel movimento di Leao l'avversario lo prendi sempre se l'avversario ti sta marcando da dietro con le braccia aperte. Quindi non mi voglio esprimere se era giusto o no, però per uno scontro così ravvicinato non lo so. Il giallo forse c'era, però devo andare a vedere la regola come si deve, perché a mio avviso dovevi fischiare calcio di punizione se la volevi fischiare, ma senza ammonire, perché questi scontri sono talmente fortuiti, soprattutto quando uno sta in acrobazia. Bisogna valutare tante cose. Fatto sta che doppia ammonizione per Leao, e Leao salterà Milan-Napoli perché è stato espulso, e anche il gol del Milan annullato per fuorigioco. Ovviamente può darsi che ci sia, però tracciate le linee era talmente fine la posizione di offside che non lo so. Però fatto sta che il Milan è stato, secondo me, un tantino penalizzato, anche se la Sampdoria gli ultimi 20 minuti, 25 minuti dopo l'espulsione di Leao ha cominciato a prendere terreno e ha messo il Milan alle strette sul 2-1. Credevo che la Sampdoria riuscisse a pareggiare la partita, invece tutti gli sforzi della Sampdoria si sono infranti in un palo che poi non è stato ribadito in rete in area piccola, e c'è stata una mischia e il Milan è riuscito a spazzare ed è finita così. Il Milan ha vinto, il Napoli ha vinto e l'Inter ha vinto lo stesso, quindi a livello di punteggi non c'è niente di diverso, rimane invariato, aspettando la giornata di oggi con la Juve e la Lazio che devono ancora giocare, l'Atalanta e la Roma domani. Quindi vediamo cosa riescono a fare queste squadre. Il nostro l'abbiamo fatto, il Napoli ha vinto, il Milan secondo me rimane la squadra da battere anche per ciò che è stato visto ieri, perché il Milan tra Napoli e Inter è stata l'unica squadra che comunque, come è entrata la partita, come è entrata in campo, subito 1-0, patti chiari, amicizia lunga, e ha messo la Sampdoria alle corde. Non l'ha fatto né l'Inter col Torino e né il Napoli con lo Spezia. Quindi mentalità vincente, e se ne parla sempre troppo poco secondo me. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Pioli al Milan sta facendo grandissime cose, secondo me è l'apice della carriera per l'allenatore. Io non ho mai visto fare delle cose così a Pioli, e soprattutto è l'allenatore, per me è l'unico allenatore al momento che a partita in corso riesce a leggere la situazione e raddrizzare qualsiasi controversia e fatto strano che possa capitare nel match. Quindi da questo punto di vista è tanta roba. Comunque ragazzi, questa era Inter e Milan, la reazione di Inter e Milan di ieri. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Sempre e comunque, forza Napoli. Ciao!